Russia ha perso la guerra. Tutto il mondo commercia in euro. Russia sta vincendo la guerra. L'euro ha toccato il fondo. NATO chiede scusa per l'invasione. Zelensky abbraccia Putin. Europa invade se stessa. Ogni giorno accendiamo la TV, crediamo di scegliere cosa guardare, leggere, chi ascoltare, in cosa credere. E se la nostra opinione fosse già stata scritta prima che accendessimo lo schermo? Dietro ogni notizia, dietro ogni titolo urlato, c'è una regia invisibile. Una macchina perfetta che decide cosa mostrare e cosa cancellare. Viviamo sotto un gigantesco ombrello mediatico, dove le informazioni cadono a pioggia, ma solo alcune raggiungono terra. Oggi entriamo dietro le quinte, tra studi televisivi, server digitali e stanze politiche. Perché la propaganda non è finita, si è solo aggiornata. La propaganda di oggi non ha più bisogno di censura o slogan gridati. Funziona in modo più sottile. Non impone cosa pensare, ti guida su cosa pensare prima. È un sistema che usa emozioni, paura, rabbia, appartenenza per orientare le opinioni. In TV, nelle radio, sul web, le notizie vengono confezionate per reagire, non per riflettere. E mentre crediamo di scegliere liberamente, in realtà siamo solo parte di un esperimento continuo, quello della percezione controllata. In televisione, in radio, nei social, l'informazione è diventata spettacolo e la verità un dettaglio opzionale. Nel giugno 2024, durante l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, una gaffe trasforma l'Italia in un caso virale. A Uno Mattina Estate, il giornalista Domenico Marocchi dichiara in diretta: una giornata storica importantissima perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156.000 uomini sbarcavano in Lombardia. La frase rimbalza sui social, poi sui telegiornali, Studio Aperto, Telegiornale di La 7, TG4, diventando una catena di disattenzioni condivise. Un piccolo errore ma un grande sintomo. L'informazione copia e incolla amplifica. E quando i media non verificano più, la realtà viene sostituita dalla velocità. Inoltre, ogni governo ha bisogno di consenso e ogni consenso ha bisogno di una narrazione. Nel 2022, durante le elezioni italiane, diverse ricerche accademiche hanno segnalato la presenza massiccia di bot e account automatizzati che rilanciavano slogan politici e messaggi legati al conflitto in Ucraina. Uno studio dell'Università di Torino e Berlino ha stimato che oltre il 12% dei commenti su Twitter provenisse da profili falsi o automatizzati. Nel mondo dei giochi di potere, le parole valgono più dei fatti. Un tweet può cambiare il titolo di un giornale. Ma una frase può dividere un paese. Nel marzo 2022, il Consiglio dell'Unione Europea sospende le emittenti russe RT e Sputnik. L'obiettivo: contrastare le campagne di disinformazione legate all'invasione dell'Ucraina. Una decisione storica, ma controversa. Per alcuni un atto di difesa democratica, per altri un pericoloso precedente di censura. Da allora Bruxelles ha creato la East Stratcom Task Force, un'unità che monitora la disinformazione e pubblica rapporti. Ma il sistema è fragile, poche risorse, troppi dossier e accuse di parzialità da parte di più Stati membri. L'Europa combatte la propaganda, ma spesso Con le stesse armi della propaganda. la guerra dell'informazione non ha un solo fronte. Da una parte, gli Stati Uniti e la NATO diffondono comunicati ufficiali, campagne online e pagine dedicate a smentire la disinformazione russa.
Dall'altra la Russia utilizza media statali, influencer e reti coordinate per diffondere versioni alternative dei fatti. Il caso più emblematico resta quello del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Nel settembre 2022, 2 esplosioni distruggono parte delle condutture tra Russia e Germania. Le immagini del gas che emerge dal Baltico fanno il giro del mondo. Inizia una catena di accuse reciproche. Mosca accusa Washington e la NATO, mentre Stati Uniti ed Europa puntano il dito contro la Russia. Siete stati voi! Avete fatto saltare il gasdotto! No, non c'entriamo, è colpa vostra. Ma nessuna prova definitiva emerge. Nell'agosto 2025, in Italia, viene arrestato un cittadino ucraino. L'uomo arrestato in Italia con l'accusa di aver partecipato al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, secondo i media internazionali è un ex ufficiale e agente segreto ucraino. Un'operazione eccezionale, come l'ha definita la ministra della giustizia tedesca. E secondo la RSI svizzera, il 30 settembre 2025, un altro cittadino ucraino è stato fermato in Polonia. Le inchieste restano aperte. Ma una cosa è chiara. Dopo Nord Stream, la guerra dell'informazione è diventata un mare di sospetti dove ogni governo cerca di riscrivere la verità. La verità non è più negata, è gestita. Le notizie arrivano filtrate, confezionate, calibrate per emozionare o dividere. TV, radio, web, social, strumenti diversi, stessa regia. L'obiettivo non è più informarti, ma farti credere che l'informazione sia ancora libera. E allora la domanda non è chi mente, ma chi decide cosa è vero. Questo è Mappe Oscure. Se vuoi continuare a scoprire ciò che resta nascosto, iscriviti al canale, lascia un like e condividi questo video. Ogni settimana nuove storie, dal lato oscuro del mondo. Grazie a tutti voi che seguite, commentate e sostenete questo progetto.